Parliamo del dividi ed impera, che ritroviamo anche fra le varie correnti di pensiero economiche. Due su tutte possono essere quella auritiana e quella della MMT. Due visioni diverse, ma che poi tanto diverse non sono, perlomeno nel fine. Qual è il tuo pensiero a proposito, Fabiuccio? Dici qualcosa. Io ho sempre cercato la convergenza, anche perché diciamo, chi sposa la causa della sovranità monetaria non può che essere mio amico, nel senso che se combattiamo tutti per la stessa causa, perché ritrovarci in qualche modo in contrasto, a divergere, a separarci, a dividerci per motivi anche che poi possono con tranquillità e serenità essere affrontati, ecco perché... io dico sempre, non faccio parte di una scuola o di una teoria, sono un libero pensatore, analizzo quello che diciamo, sono i pensieri di una o dell'altra scuola. E MMT, la Modern Money Theory, tende a una riflessione diciamo, di stampo economico, politico, che si rifà a Keynes, è un post anche Keynes con una riflessione appunto moderna, dove è chiaro che la politica espansiva non può che essere esatta e quindi una visione diciamo, quindi della piena occupazione non può che essere condivisibile. Dall'altro lato la scuola diciamo, del professore Giacinto Auriti, cioè il professore che diede spunti anche di analisi, di riflessione su quello che invece è stato un approfondimento anche filosofico del valore del denaro, quello non può non essere accolto diciamo, come positivo, perché sostanzialmente diciamo, io credo che entrambe vogliono la stessa cosa, cioè quello di portare a una sovranità monetaria, cioè la possibilità di uno Stato di battere moneta, e questo è chiaro. Solamente che occorre, e qui io sono d'accordo quindi con la visione anche di Auriti, approfondire quel che è il valore del denaro, perché è una cosa fondamentale, perché se non si riconosce che il valore del denaro è comunque da attribuire a una collettività che ne fa utilizzo, cioè non a chi lo crea dal nulla e lo emette, ma a chi lo genera, lo invera attraverso l'accettazione e lo scambio. Questo è fondamentale, attenzione, perché se capiamo questo, cogliamo anche, cioè, ci ripariamo da eventuali pericoli futuri, laddove per esempio una democrazia rappresentativa è un demando ad un'istituzione, possa poi condizionare negativamente l'idea che sia l'istituzione ad attribuirne il valore. Ciò non significa, attenzione, qui nasce poi diciamo la confusione dell'idea che il popolo deve battere moneta, no. Io riconosco che sia lo Stato, perché la moneta è uno strumento di diritto sociale, è istituzione, quindi io considero che ci sia un'autorità ecco, pubblica che vada a gestire e regolarne i flussi, il valore eccetera, però nel riconoscimento del valore dato dalla proprietà poi assegnata a quello che è poi la collettività, questo è fondamentale, perché diversamente si rischia di diciamo, cascare in uno stato totalitario che poi ti indebita, sostituisce la banca, il banchiere privato e nulla si conclude. Quindi riconoscere questo e unire le due forze, diciamo, credo che sia più che giusto. Nella Modern Money Theory, diciamo, la parte della filosofia del valore, diciamo, non viene tanto affrontata, approcciata. Auriti nasce da una formazione, ma così anche Silvio Geselli, c'è Ezra Pound, ci sono tanti personaggi che riconoscono della storia, che riconoscono che sia, diciamo, il popolo ad attribuirne il valore. Perché spesso si fa confusione anche perché oggi si fa di che parlare della moneta fiat, no? Una moneta che non ha più un ancoraggio all'oro e quindi essendo libera si dice il valore diciamo intrinseco non c'è più. Quindi con questa riflessione anche errata, ecco qui si cade in un tranello, perché è vero che non c'è il valore intrinseco materiale, ma c'è un valore intrinseco non materiale che deve essere riconosciuto da tutti, che è il sottostante che poi genera il valore, che è l'attività umana, è il lavoro umano, è il lavoro e quindi poiché parliamo di contenitore del valore lavoro, parliamo poi, estendendo la questione al lavoro, anche del tempo che noi impieghiamo, quindi alla vita. Quindi tutto questo deve essere chiaro, diciamo, a tutti, perché anche la persona stessa che riconosce, diciamo, il problema di una condizione di schiavitù, proprio condizionata da questa, diciamo, moneta a debito, ripetiamo, il credito bancario in sostanza, in qualche modo porterebbe maggiore consapevolezza, piuttosto che dire lo Stato deve battere moneta. No, io
devo capire da individuo, diciamo, che c'è un problema che mi condiziona l'esistenza per il quale devo liberarmi, perché se non riconosco lo stato, diciamo, di prigionia nel quale verso, non potrò mai, diciamo, lottare. Ecco, uno schiavo che non riconosce, diciamo, la sua condizione di schiavitù non si libererà mai, quindi questo lo diceva anche Goethe. Quindi su questa strada, diciamo, io sono per la convergenza delle due, diciamo, teorie, scuole, se vogliamo. Dire io sono o da una parte o sono contro un'altra cosa, diciamo, sembrerebbe, ecco, una visione scissoria. Quindi, diciamo, io prendo le distanze da tutto questo perché credo nella convergenza. Possiamo divergere nel pensiero, ma diciamo, se abbiamo un fattore comune che è la solidarietà monetaria, noi dobbiamo perseguirla. Poi, in merito al riconoscimento, per esempio, dei redditi monetari, laddove c'è chi ne riconosce una residua parte, non lo riconosce come un problema, e chi, come altre persone, come il sottoscritto, che ha anche approcciato uno studio di ricerca e considera che laddove parliamo di monetazione privata, anche i redditi, diciamo, dai proventi, da creazione che ne conseguono, sono privati, quindi, e questo è testimonianza il signoraggio dichiarato dalla Banca d'Italia, quando dice 7,4 miliardi, di cui 6,9 miliardi retrocessi allo Stato, ci sono tanti altri miliardi, decine di miliardi che paghiamo di interessi sul costo del denaro che non vengono considerati perché interessano la moneta elettronica. Ecco, la moneta elettronica è, diciamo, in qualche modo sottovalutata da questi aspetti, diciamo, da alcune persone che muovono anche, diciamo, io riprendo non solo la model money theory, ma anche la moneta positiva o altre diciamo, teorie che avanzano, che non hanno in qualche modo colto la pericolosità della moneta elettronica, laddove tu con un costo nullo puoi creare valori nominali capaci di comprare senza pagare. Questo lo diceva Nando Ioppolo: quando compri senza pagare, quando non partecipi al ciclo produttivo, cioè lo bypassi per inserirti solamente nel momento finale dell'acquisto del bene che altri uomini, quindi qua si parla di parassitismo assoluto, hanno prodotto per te, per i tuoi piaceri e godimenti.